Oi, ben ritrovate, ben ritrovati. Tiranno Matto qui su Tainted Grail The Fall of Avalon, dritto al sodo. Vi starete magari chiedendo, ma come mai sei qua? Che posto è? Cosa sta succedendo? È successo questo, che stavo registrando la Liliania Bagiania quando mi sono reso conto che il microfono era staccato. Quindi buona parte del gameplay, con un po' di tagli che comunque avevo preventivato, è stato perduto per sempre, semprissimo. Ve lo riassumerò. Intanto vi preannuncio che la Bagiana è al livello 16. Abbiamo farmato un pochino, abbiamo esplorato un paio di aree di dungeon. Flashback. End of flashback. E quindi eccoci qua. Siamo nel boschio. E cosa sono queste due figurio? Un druido spettralio. Escaviamio. Botta grande. Liliana, no, non fare brutti pensieri su questa mazza. E stiamo calmi, sia mia? Allora, gli attacchi pesanti provocano una potente onda d'urto che infligge danni è fortissima. Richiede 12 di forza. Non è per noi assolutamente, non è per la Bagiana Bagianissima, che tra l'altro dovrebbe fare un riposo. La porta sigillata. I figli del giardino piangono. Oh no. Allora, la Bagiana è una druida, però questi sono palesemente degli spettri terribili, tremendi. Intanto interagiamo con questo. Wyrmto il saggio. Gezzeri tanto i sua forza, la sua gutto plasmare il destino di Avalon, nome sarà ricchi ricercarono la conoscenza. È tipo tutto rovinato, ecco, per questo che è scritto male. Carina questa cosa. Avrete notato appunto le varie scelte qui che ho fatto per i companions. Allora, un momentino che siamo un po' in cumberiete. Non un po', un bel pio. Come si può fare qua? No, troppissima roba. Buttiamo la spada grande e le frecce di legno. È un peccato, la botta grande vale anche dei soldi. Cappuccio sbiadito. Siamo un po' ridotti così cos'ha. E sì, no, è un problema. Allora, possiamo magari falò. Facciamo il level upino. Allora, non credo che convenga qui con il combustibile mettere l'accampamento, perché abbiamo pochissime ragnatele e vorrei farmarne altre. Allora, ho messo un sacco di punti in spiritualità. Potrei solo per adesso mettere un punto in robustezza, poi magari faccio un respec, così il peso, vedete, aumenta. Alberi delle abilità. Allora, quello che ho fatto è stato investire in movimento, perché la scivolata che rallenta il tempo è veramente fortissima, però con movimento mi determino soddisfatta, perché Liliania Bagiania è soddisfatta. Potremmo prendere o un aumento al vigore, proprio perché dobbiamo essere mobili,
che ci potrebbe stare, un bonus alla salute per sopravvivere, perché ho iniziato a prendere diversi schiaffi, non tutti i nemici sono livellati, ma alcuni sì, e fanno un sacco di Malox. Pragmatismo, potremmo anche qua in realtà mettere qualcosa. Cura è molto carina questa. Ecco, vedete, sano appetito, il cibo rigenera, poi aumenta cura in arrivo del 10% e benedizione della madre di tutto. Riposare ti conferisce una benedizione casuale che aumenta una delle tue statistiche. Questa è veramente forte, come anche l'aumento della salute massima. Io investirei in questo albero per un po'. E non lo so, vabbè, dai, mettiamo qua il combustibile per un solo motivo, perché così possiamo identificare un oggetto che ci pesa un pochino. È dell'idromele, perfetto, abbiamo ridotto di 1 il peso. E cuciniamo, possiamo fare qualcosa. Alla torta di mamma la facciamo, così ce l'abbiamo da dare al Gianpippo che ci ha dato la ricetta. Involtini di cavoli, oh. Sono venuti pure bene, oh. La purea di patate, oh. La torta di mammi, oh. Fatti, oh. E qui direi di fare un po' di pozioni di mana. Dobbiamo livellare assolutamente alchimia. Per il momento mi sono affidato a quello che ho trovato in esplorazione. Però la Liliania è una druida Wiccan, figurati se non si mette a fare un po' di pozioni qua e là. Quindi sì, dai. Quante ne possiamo fare? Non posso fare crea tutto per la maggior parte di, però vedete adesso sì, perché serve la base. Allora, mi piace molto questo sistema, ne approfitto per dirvi questo. Mi ricorda parecchio The Witcher. Infatti, una piccola nota che devo fare a me stesso mentre crafto, e anche a voi ovviamente, ho detto dall'inizio, è stato detto da parecchie persone, ma è un Elder Scrolls Dark Souls, sì, ma ha anche tantissimi elementi di The Witcher. Non solo citazioni, cioè banalmente alchimia, la cucina e questa cosa bellissima, dov'è il diario con il bestiario, è molto alla The Witcher, ma perché sono polacchi, è anche secondo me un modo di fare omaggio alla CDR Projekt Red da parte di Awaken Games. Molto non solo wholesome, ma anche inserito all'interno della pop culture dei videogiocatori, e lo apprezzo parecchio, veramente tanto, e direi che apprezziamo anche di evocare un paio di altri mangiacadaveri, eccoli qua, e uccidere questi druidi spettri, perché hanno... Dov'è finito? È scappato, è sparitio. Peccati, ne abbiamo ucciso uno siolio. No, perché droppano la resina e perché tanto da quello che ho visto respawnano. L'ho visto in un'altra partita, ho avuto modo. Eccolo qua, è scappato. Tanto non reagiscono. È finito dietro un albero, va bene. Si è buggati dietro un albero. Vabbè. Dove siamo? Tesio, è tutto buio, io. Eccolo che corri, io. E lo meniamo, mio. Bruciati, io. Oh, ci ha dato anche un po' di resina. Allora, questo posto... terribile, ma molto druidicchio. Guardi quanti giocattoli, un bracco d'acquio, un arcisio. No, in realtà la brocca la possiamo anche buttare, pesa un po' troppo, vale abbastanza niente. Allora, è un dungeon, un ennesimo, la tomba del buon druido, entriamo. Eccoci qua, qui dentro. Percepiamo già dei nemici, un grimdielolio. Aiuti, bruci, io. Bruci, Allora, un'altra cosa molto bella di questa build è che con questo incantesimo che ho ottenuto, adesso se riesco, facciamo che prima, essendoci molti grindillo, prima combattiamo e poi vi spiego un attimino. Guardate che robi, Beccati questi, Bruci,
Perfetto. Allora, switchiamo di nuovo. Vedete, ho perso un po' di vita. Prendo questo lupo e lo consumo. Faccio anche con questo. Vedete che la vita sale. Aio. Ha evocato dei lupi anche la Bagigia. Cos'è? È una driadia? Rallentiamo. Fa danno, ma non troppo, eh. Stiamo prendendo proprio danno irrisorio dalle driadi, eh. Poi appena l'ho detto abbiamo iniziato a prendere pizze incredibili. Va bene. Ci sono tantissimi lupi, non so più neanche quale è di chi. Ma ci piace, siamo delle druido. No, driadi, Tiesio, non ci attacchi, Ario. Aio, vedete che rallenta il tempo. Magicissimo. Poi usiamo anche un po' lo scettro così. Perfetto, abbiamo fatto un po' di XP. La driade, resina e giada. Questa? Resina. Che è un componente. Perfetto. Evochiamo un altro lupio. Che cos'è? Annabelle. Ripristina 15 di salute dopo l'uccisione. Noi adesso abbiamo un aumento di probabilità di critico. Eccoci, Tesio. Che posti ho brutti, oh. E questi, oh? Questo è il mio ultimo esperimento. Se dovesse funzionare, nessun altro bambino dovrà patire la stessa sorta di Emmet. Se dovesse fallire, solo gli dei sanno cosa potrà accadere. Potrebbe, vabbè, scusate, sto leggendo malissimo, ma perché ho tirato uno starnuto fuori camera che mi ha sconfinferato, scusate, adesso mi ripiglio. Quindi, questo druido, di cui suppongo l'albero sia la tomba ormai, non è più il luogo di riposo, voleva salvare i bambini. Abbiamo letto che i Grindiglio conservano sempre dei giocattoli da bambini. È molto tetra come ipotesi. È curioso notare che quando un Grindiglio viene ucciso, tra gli stracci che indossa si possono spesso trovare dei giocattoli per bambini conservati come ricordo. Sono piccoli. E un'ipotesi è che il weird corrompa i bambini ed è il motivo per cui noi non vediamo nessun bambino. È molto tetra come ipotesi. Grimdark, assolutamente. Pozione di mana piccola, muschio e porta fortuna. Ecco. Questo io sapevo che era qui, perché nella mia altra partita l'ho trovato qui. È un amuleto fortissimo, certo. Meno probabilità di critico, ma farmiamo un sacco di oro nel tempo, perché ogni uccisione ci darà 5 di oro. Per il momento direi di sì, e lo mettiamo on the test qui dentro, perché so che qui dentro ci sono degli affetti della morte riossia. E brucio, che schifo. Aiutio. Bravi lupetti. Evviva i lupetti. Qui c'è qualcos'altro. Non mi ricordo cosa. L'arco è più avanti, oh. Mi ricordo che c'è un archio. Il colpo mortale. Che cos'era? È un cubo. Però che cubo è? Allora, il sudario, questo l'ho trovato, non mi ricordo dove. Si carica uccidendo e stordisce i nemici. Il colpo mortale si carica uccidendo, aumenta i danni del prossimo attacco del 100%. Ah sì, è broken. È devastante. E sì, devo pensarmi un attimo, devo ripensarmi tutta la build. Per il momento andiamo avanti così, ma prima o poi farò esperimenti, tentativi con tutte le spell, le cose. Assolutamente la Liliana è un'evocatrice. E essendo una druida, ovviamente tiene anche i lupetti. Lettera da R. Scrivere questa lettera non è per niente facile, ma è il minimo che possa fare. So che hai fatto tutto il possibile per salvare nostro figlio. Ok. Non farlo, te ne prego. Marta, dico sempre che è stata la madre di tutto a mandarti da noi. Avevo quasi perso la speranza per i miei piccoli. Poi ho avuto un'idea. Porta i piccoli al vecchio albero di faggio. Devo ringraziare la madre di tutto per aver donato al mio Verno una buona salute e 2 gambe forti. Ti sarò per sempre grata. Lettera di Otis.
Mamma ha detto che stavo quasi per morire, ma il signor druido mi ha salvato, grazie, perché ora posso andare a giocare ai cavalieri e senza di te non potrei, grazie mille, non ti dimenticherò. Lorn, siamo chiari, non mi sono mai piaciuti i druidi e non cambierò idea adesso, tuttavia hai guarito mio figlio e te ne sono profondamente grato. Ti prego di accettare queste poche monete e una bottiglia del mio miglior distillato di more. Malcolm. Lorn, moglie di Malcolm. Gentile signor druido, ti ringrazio per aver curato la nostra piccola Abby. Sono davvero felice che tu abbia questi poteri. In realtà li ha fatti diventare poi dei grindiglio. Diario. Abbiamo conferme, sono apparsi i primi casi di morte rossa nel nostro villaggio. I sintomi degli ammalati sono macchie rosse sulla pelle e febbre. Ho raccolto varie erbe come mandragora, prezzemolo e salvia per creare pozioni e unguenti che dovrebbero dar loro un po' di sollievo. Ho somministrato la pozione curativa al ragazzo degli Ilsemmet. All'inizio la febbre è scesa e i suoi occhi si sono fatti più vividi. Al mattino però i tremori e le febbri sono tornati. Devo provare qualcos'altro. 24esima luna del Frassino del 615. Oggi ho notato una cosa fondamentale a cui avrei dovuto far caso prima. La malattia colpisce solo gli esseri umani, mentre gli animali sembrano essere immuni. Mi chiedo se valga lo stesso per le altre creature. Le condizioni del ragazzo sono peggiorate. Ha tutto il corpo coperto di macchie rosse ed è scorso da tremori violenti. Scosso. Come se qualcosa dentro di lui stesse cercando di uscire. È la prima volta che vedo questo stadio della malattia, ma non mi resta molto tempo. Ho portato Emmet con me, i suoi genitori non avrebbero capito ciò che sto cercando di fare. Per combattere questa maledetta malattia devo affidarmi ai rituali, alla magia del sangue, alla magia della morte e della rinascita. Druido Diario 2. Mi dispiace Emmet, ti devo delle scuse a te e ai tuoi genitori. Ho fallito, mi si è spezzato il cuore quando ti ho dovuto finire con un pugnale, ma devi credermi, non eri più in te. Giuro che non sarai morto invano, troverò una cura per la morte rossa, fosse l'ultima cosa che faccio. Perché non c'è niente che funzioni? 7 pazienti e nessuno che stia meglio, 5 stanno pure peggio. Speravo che il sangue degli animali fosse la soluzione, ma non serve a nulla, è una battaglia che non posso vincere. Devo approfondire la magia primordiale, i rituali banditi dal conclave, quegli esperimenti che fanno rabbrividire la gente al solo pensiero. Se non sono pronto a tutto, oh raga, ce la posso fare, non sconfiggerò mai la morte rossa. Lui ci ha provato. Allora forse no, non erano dei grindillo. Lui ha provato a sconfiggere l'epidemia con la magia druidica. Un nuovo set, attenzione. Allora, rigenerazione del mana aumentata, fico. 11 di spiritualità, aumenta il mana massimo e la potenza degli incantesimi. Mannaggia, non abbiamo investito abbastanza. Vediamo com'è. Ma è carina. Carina questa armatura, guardiamo tutto il set completo. Cioè, carina, diciamo anche un po'... non solo carina, mette un po' i brividi. Beh, bella, dai. Peccato, non abbiamo 11 di spiritualità. Spiritualità. Che perchietti. Rimettiamo la roba del druido per ora. E mi ricordavo che c'era un arco da qualche parte. Forse Quaquo. Eccolo, diluvio della cascata e siamo overencumberati. Ovviamente, come sempre, di 3 punti. Cioè, qua siamo a dei livelli di... incredibili, oh! Cosa possiamo mettere, oh? Consumi, oh? C'è un tubio? Questo è per le armi, cibo poco cotto, vabbè lo consumiamo, chi se ne frega. Non c'era una pozione per il peso da qualche parte? Non l'ho trovata, vero? Non qua, no, peccato. Le bambole, buttiamo le bambole. I libri non pesano niente. Cos'altro? Ce l'abbiamo un anello per il peso trasportabile addosso? Credo di no, quello del critico. Allora facciamo così, lo mettiamo, dov'è? Eccolo, robustezza. Per ora pace, ce la teniamo così. È una storia triste quella del druido. Ci ha provato.
ci ha assolutamente provato, ha fatto di tutto per salvare i bambini dalla morte rossa, ma abbiamo visto, li ha dovuti rinchiudere. E... è lui. Ci ha provato. Buonanima. Minerale di rame. Direi che non è il caso di stare a minare, poi le fa male la schiena, aia. È una signora, aia. Non si può, io. Non c'era altro, vero? Era così, basta. Piccolino come loco. Prendiamo la torcia. Che buio, io, la nebbia, aia. Aiuti, oh. Ci sono i mostri, oh. I lupi, oh. Dove possiamo andare di bello? Abbiamo una missione. Le lenti e l'occhio del saggio. Che è la missione del medico. Heber. Quindi facciamo così. Andiamo alla missione qua davanti. Cercando di sopravvivere nella fase notturnia. Un non martio, brucio. Ti sciotto. Aio. Come ti permetto? Ragnatela, oggetto da identificare, componenti. Diario di una sacerdotessa. Devo correre Devo percorrere. La posso fare, eh? Se non corro io e leggo con calma. Devo percorrere il cammino per implorarla di salvare il nostro santissimo rifugio. I Daleriata dicono che adoriamo la stessa dea, ma come posso fidarmi di questi selvaggi che non sanno neanche scrivere? Visiterò tutte le cappelle e farò delle offerte. Raccoglierò ogni frammento della sua grazia. Mi infiltrerò nel tempio e li trasformerò in un potente amuleto. Sicuramente funzionerà. So che la madre di tutto mi sta ascoltando. So che non ci ha abbandonati. Mantello e vestiti da sacerdotessa. Non possiamo fare un'offerta. Dolce madre di tutto, con il tuo sguardo concedimi la grazia, nascondimi dalla vista dei nostri nemici. Lascia che questa bardana dimostri le mie pure intenzioni. Lascia che il bianco di quest'osso testimoni il colore della mia anima. Lascia che il nero del sangue del mostro mi nasconda lo sguardo del nemico. Avvolgimi con la tua protezione ora e per sempre. Amami poiché ti amo. Ok, qui ci dice quali componenti. Bardana, osso e sangue di mostro. Ok, vediamo com'è il vestito. No, vabbè, pazzesco. Bellissimo. Scarpe da sacerdotessa. Allora, Fashion Souls. Aspetta, vediamo un attimo. Questo lo possiamo mettere. Oh, sì, che bello. Abbiamo un mantello. No, vabbè, pazzesca, però lei... Allora, la Liliana non è una sacerdotessa, è tutto fuorché pura. Quindi torniamo a essere la druida stregaccia, la... come si chiamano? Le bandrui? Le bandrui, sì, le donne druidiche, le donne druide. E non possiamo fare l'offerta, non abbiamo i componenti, mi sa che manca la bardana. C'è la baggiana, ma non c'è la bardana. Badumtumts. Un waypoint. Ci sono dei lupi, oh? Un cervio? Uccidiamio? Oh, prendiamo la ragnatelia. Che farmare è sempre necessario in questi casi. In questi giochi. Dove stiamo andando? Dei berretti rossi. Bruci, aiutio. No, dobbiamo fare così per rallentare il tempo. Ma i miei lupi sono in vacanza? Perfetti, oh. Sì, comunque mi sa che sono... Dove sono finiti i miei lupi? Ne ho solo 2. Vabbè, non mi perdo in cincischiacchiere. Portiamo la baggiana. Ah, ma è un... È un luogo ritualistico.
Non ricordo, aveva parlato di un cromlech, perché questo è un cromlech. Qui c'era un cadavere di un cosio. Allora, evochiamo altri 2 lupi, non si sa mai. Guardate che bello, con tutti questi fiori sbrilluccicosi, druidici. Eh sì, è proprio un luogo di culto. Interagisci. Carne di cervo, cipolla e aglio. Ce l'abbiamo fatti, oh. Come impossibile. Siamo qui, oh. Perché ridono di Gnoio? Sì, oh, Tiesio. Ma sentiamo. Ma cosa vuol dire? Ma no, ma non si dice. Ma non, no, ma ci prendono in giro. Che succede? Oh? Siete pazzi? Oh? In effetti, oh, siete un mostro. Un tesio. Ti hanno fatto uno scherzio. Che simpatici, druidi pure da morti, vero? Ma come ride? Va bene. Che è successo? Si è incasinato tutto il cromlech, è diventato tutto rosso. Ci hanno fatto uno scherzo. Che infami! Però è successo qualcosa qui. Non è che lo scherzo in qualche modo ha attivato il cromlech, ha fatto qualche cosa. Dovremmo parlare con il medico. Maledetti. Sti druidi. Fare gli scherzi agli altri druidi. In questo caso. Alla druidi abagiania, streghia, mattiesima. Un lupio. Le vocazioni comunque, soprattutto con un po' di punti investiti, sono veramente forti e divertenti da usare. Che ansio! Cos'è questo cosio? Tutti i bambini statuo? Che schifio! Aiutio! Oh oh, quello è un orchio. Aiutio! I Lupio? Signori Lupio? Perché le evocazioni sono così... così? Riusciremo a batterlo in tempi decenti? Voglio sperare, oh. Ah, io? Abbiamo perso tutte le evocazioni. Doggiati, oh. Lupetti. Andate, lupetti. Brucio. Mortio. Che fortio. Eccoci qua. Punto di viaggio rapido. È giornio. Ecco, queste sono le ragnatele, sempre bene prenderle. Berretti rossio. Aiuzio. Vai, rallentiamo il tempo.
Aio. Aio. Nice. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Aio. Abbiamo solo un lupastrio. Evochiamo un po' di mangiacadaverio. Chissà se c'è anche l'evocazione di berretti rossi. Sarebbe carino. Molto più druidico che evocare dei mangiacadaveri. Non sono dei veri e propri non morti. Circa. Quindi ancora non siamo delle necromatissime. Siamo delle druidi. Oh. Di che segno sei, berretto rosso? Direi... potresti essere un bilancio. No, non crederio. Un pescio. Hai sicuramente l'ascendente in Marte. Quanti sono? Lì stanno ancora litigando. Che roba pazzesca. Ah, colpi di scettro in bocca. Oh, ce l'ha fatta a ucciderne uno, eh? Cioè, facciamo più danni noi che le nostre evocazioni. Dovremmo usare di più i lupi, probabilmente. E meno questi. Però i lupi non hanno l'attacco a distanza, mentre questi sì. Sudario dell'orso. No, sudario, ma... cioè, la baggiana tra Giammago e Liliana, veramente non so chi mi faccia più male ai neuroni. Probabilmente il Corsivio. Cosa facciamo? Dai, 3 artigli di orso per danni fisici. Dovrebbe essere un buff perenne. Quindi ce lo facciamo andare bene. Casa di Eckhart. Per un attimo ho detto no, è già pieno di mostri. Effettivamente no, sono i nostri cosi orrendi. Oh oh. Fuori legio. Aiustio. Evochiamo il lupio. Il problema è che i lupi non hanno molta vita. Cioè attaccano molto velocemente, ma non hanno molta vita e non hanno attacchi a distanza. Quindi andiamo di lancio. Urchio. Perfettio. Cosa c'è? Qua. Oh. Difficile. Al primo colpo. C'è un altro Bagianio. E ti do fuoco. Io. Doggiato questio. Le evocazioni, oh. Tutte buggate, oh. Vai su. Se lo dici tu, io. Morti, oh. C'è un sacco di roba che dovrei... Fiabe e racconti popolari. Mela. Ehi, mela. Pozione, pietra ustionante. Proprietà e potenzialità della ragnatela eterea. La ragnatela eterea, un raro prodotto del Weird, è tanto delicata quanto potente e quando viene gettata nel fuoco rivela la sua proprietà principale, respingere il Weird, offrendo uno scudo essenziale contro l'avanzata della nebbia. Tuttavia riteniamo che il suo potenziale vada oltre questo singolo scopo. La Gilda degli Alchimisti sta analizzando le sue proprietà per capire se sia possibile impiegarla anche come conduttore di energia vitale o come amuleto protettivo. Nata dal caos ma in grado di offrire protezione, potrebbe contenere risposte sull'essenza della vita. Questo trattato invita tutti gli alchimisti a studiarne le proprietà con cautela e curiosità in modo da poterne svelare sapientemente i segreti. Moneta, anello dell'acciaio antico. Autobiografia di Eckhart. Sono nato nel clan dei Tarian, cugino di Yvain. La mia passione era per le scienze naturali e non per la politica. Ho lasciato Connacht per studiare all'Accademia Reale di Camelot, diventando uno dei suoi studiosi più giovani, un risultato di cui sono ancora orgoglioso. Alla fine mi sono stabilito nella capitale con i miei genitori, incoraggiato da mia madre, che si
Si era preoccupata del mio scarso interesse per il matrimonio o l'eredità della mia stirpe. Ma sono sempre stato più felice nella mia biblioteca o nel mio laboratorio, immerso nello studio e nella sperimentazione. Oggi proprio io, la parlata e la lettura siamo agli antipodi, cioè il Corsivio mi ha proprio detonato una parte di cervello. Unirmi alla gilda degli alchimisti e ai gruppi di erboristi e medici mi è sembrato naturale. Scienze naturali. In essi ho trovato degli amici e uno scopo, anche se il mio vero obiettivo rimane il weird. Credo che la scienza sia la migliore speranza dell'umanità contro la sua nebbia. Non siamo d'accordo? Ho costruito un laboratorio ai margini del weird per verificare le mie teorie, un luogo dove l'ordine incontra il caos, è lì che cerco le risposte che un giorno potrebbero cambiare le sorti di Avalon. E lui l'è morto. Dai banditi? Lo hanno ammazzato i banditi? Non si capisce. Materia medica, piante, ma le cose curative, abbiamo imparato una ricetta della pozione della salute. Cosa c'è? Diario di ricerca. Il weird appare come una nebbia originata dal caos, ma io sospetto c'è lì una struttura precisa, un ordine che va oltre la mia attuale comprensione. I test iniziali con i sali metallici mostrano che la nebbia reagisce ai composti alchemici, alterandone il colore e la composizione in modo imprevedibile. La scintilla della vita, tuttavia, non viene intaccata, il che mi porta a credere che il weird operi secondo principi diversi da quelli del nostro mondo. Oggi ho esposto diversi composti organici al weird, aspettandomi un rapido decadimento, ma ho assistito invece a una sorta di sintesi. Le cellule vegetali hanno mostrato un'insolita resilienza, oh no, che brutta parola, dando origine per breve tempo a una crescita non dissimile da quella della vita primordiale. È come se la nebbia agisse da incubatrice, non distrugge il campione ma lo nutre. Il mio tentativo di isolare le particelle del weird ha prodotto microelementi che non riesco a classificare. Queste particelle sembrano aderire alle cellule viventi come se fossero attirate da un'energia intrinseca. Che sia quella la misteriosa scintilla, esse finiscono poi per dissolversi, lasciandomi il dubbio sul loro ruolo nella creazione. Sto esaurendo lo spazio, devo andare da un'altra parte. Va bene. Pozioni dell'origine per fare il respec, perfetto. E a parte la mia lettura, io vi chiedo veramente venia, cioè evidentemente oggi bocca pastosa, stanchezza, il fatto che prima ho perso tutto, cioè ho parlato, ho fatto il buffone e poi mi sono reso conto che il microfono era spento, proprio vorrei giocare e continuare, però mi rendo anche conto che forse divento pesante con voi se mi impappino ogni 3x2, mi dispiace. Oh, c'è un altro bandidio, però premio. No, pensavo di aver preso una Tazio. Oi. Io ti evoco tutti i lupio. Vai, lupettio. Pieno di lupio. Maledetti fuorileggio. Mortio. Pelle marchiata che poi la consegna... Ai! Esplosio. Grimaldelio. Guardate quanti componenti. Cioè qua cuciniamo per ere eterne, infinite. Potremmo anche venderla sta roba, ma boh, meglio fare punti abilità. Quanta roba. Cioè era proprio un rifugio, non solo un laboratorio. Cosa c'è qui? Ah. Sigillo dorato. Tutto qua, c'è una rovina, fine. È un tipo una torre tutta in disuso, tutta brutta, perfetto. L'uscita di là. Ci sarà qualche altro tesoro, non ricordo al 100%. Pollame sicuro è valido tesoro da ottenere qui dentro. Allora, di là c'è l'uscita. Qui c'erano le sue stanze, ecco, sì. Qui c'era qualcosa, forse. Ci ha spinto un lupo, sì, incredibile. Ok, questo
Stavo rischiando. Pozione di mana grande, ira della strega d'inverno. Ira della strega d'inverno. Invece che evocare un mangia cadaveri, cosa fa? Proiettile. 15-20 danni. Spara una raffica di 5 proiettili, mentre grandine fa molti meno danni, quindi potremmo provare ad usarlo ogni tanto. Carino. Bell'incantesimo. Siamo una strega di ghiaccio? No, di ghiaccio ne ho, più di fuochi, considerata la storia di Liliania. Dobbiamo trovare i nostri cavalieri, oh. Prima dobbiamo trovare tutti i libri su di noi, oh. Così ci ricordiamo, oh. Ok. Abbiamo fatto un bello sterminio qui di folletti. Follettini, no, ancora no. Non si fa, non si prendono in giro i mematori, il meme. Chissà, sa, le follettine. No, mi ricordo. Qua un attimo di preparazia, perché sennò è un disastro. Cosa possiamo... Ci dobbiamo... Vabbè, mettiamo questo, facciamo così. Evochiamo un po' di lupi nuovi. Dov'è l'altro? Non si sa. Ecco, ok. Li rievochiamo da capo. Che quel tipo lì è uno dei banditi che dovremmo uccidere. Ed è un boss abbastanza impegnativo. Che ci ho già provato, non con Liliania. Bromar il senza volto. Salvio. Aio. E uso anche il potere di Arturo. Aiutio. Mi ha shottati. Aio, avete visto? Siamo stati shottatissimi, È molto impegnativo. Io ci vorrei riprovare, Il problema è che veramente, cioè, i lupi devono darsi una svegliata. Cioè, questo qua one-hitta. Quindi devo riuscire a capire come evitare di farmi colpire. E sarebbe l'ideale far combattere tutte le evocazioni, però le evocazioni non entrano in fight per qualche ragione. Lui shotta tutti e... Your money or your life. Cioè, guardate, è veramente infattibile così. Devo trovare un modo di evocare più di quanto lui uccida, praticamente. Devo spammare evocazioni e piano piano forse riusciremo a batterlo. Non si sia io. Aiustio. Bello che dice, non sei all'altezza della nostra banda e lui è un one man army, cioè fa tutto da solo. Boh, lo swarmiamo di lupi, Non è proprio super eccitante come gameplay, però questo maschionzio, questo barbario con questa ascia fortissima. Guarda che roba pazzesca. Proviamo ad usare il potere di Artù. Niente, non è cosa. Rischiamo veramente nel provare a fare altro
di morire, quando in realtà basterebbe usare 4 lupi e tutte le volte che lui ne ammazza uno evocarne un altro. Cioè spammando l'evocazione in pratica. Cioè ne ammazza anche 2 alla volta. Cioè pensate quanto è forte. Bravo Maril senza volta. Andate lupetti. Le STL mi hanno dato in avanzamento Venere, in retrocessione Saturnio. E quindi il segno del lupio. Aio. Per fare il minchione, guardate quanto ho rischiato. Perché lui tira anche dei coltellini. Il fatto è che, va bene, l'arma devastante in realtà è la sua ascia. E va bene. Oh, è mortio. Bravi lupetti. Quanto ci abbiamo messo però, eh. Anello perfetto per un combattente, mannaia del boia. Ce l'abbiamo fatti, oh. Perfetti, oh. Ce la faremo? Tesio? Arco di albero vulcanico. E siamo overincumberiate. E niente, oh. Cosa possiamo droppare, oh? 3.8, 2.8, 5.3. Il diluvio della cascata mi sa che lo abbandoniamo. Burrio. Ma cuciniamo qualcosa? No, una tazza. Buttiamo la tazza, che brutti, eh. Cuciniamo. Aumento di livello. Allora, io direi di tornare a spiritualità. Cos'è che stavamo facendo? Salute. No. Non era salute, mi sto... Cura. Ecco, perfetto. Ok. Ripristina il potere dell'anima del re, sì. Cucina, vediamo. Facciamo degli involtini di cavolio. Panino alle cipolle, oh. +2 addirittura. Pureo, perfetti, oh. E qui c'è un astrutturio con un cancellio. La nuova area. Connect. Dobbiamo prima risolvere qui. Dopodiché potremo effettivamente andare avanti. E questo episodio è stato interessante, oh. Finorio. Saliamio. Cosa c'è qui, Tesio? Un alberio. Druidichio. Caverna antica. Allora, io direi che prima di entrare qui dentro... no, dai. È già abbastanza lungo l'episodio. La Liliana anche oggi ha fatto il suo. Spero che sia andata bene alla fine. Cioè, fra un impappinamento, uno scherzo, un'interpretazione e tanti giri, spero che nonostante si sia perso molto dell'intro di gameplay, comunque abbiate apprezzato. Grazie per aver cliccato anche questa volta sul teschietto del tiranno matto out, da Tainted Grail The Fall of Avalon. Questo è quanto. Alla prossima, avventuriere ed avventurieri.